Non vedevo l'ora di trattare questo tema, quindi sono stato felicissimo che Oppenheimer mi abbia dato il pretesto per farlo. Ma andiamo per gradi, dicendo subito che il vero eroe del film di Nolan non sia il fisico statunitense, ma un altro personaggio che lo sovrasta totalmente. Arriveremo tra un po' a capire chi sia e perché. Il tema generale del film è di certo la questione della tecnica, con la bomba atomica che diventa l'emblema della pericolosità insita all'interno della questione. È inutile dire che la letteratura filosofica in merito sia vastissima e che quindi in teoria potremmo spaziare tra una miriade di autori. L'autore che però vorrei citare è quello che dovrebbe essere in teoria presente all'interno di una probabile bibliografia del film è sicuramente il filosofo tedesco Arnold Gehlen, che è uno dei fondatori dell'antropologia filosofica. Gehlen è uno di quegli autori che si è spinto più in là con le proprie considerazioni che a volte potrebbero sembrare anche estreme sulla questione della tecnica. Per lui, infatti, l'uomo è essenzialmente un essere tecnico, quindi la tecnica fa parte della natura stessa dell'uomo. E qui è dove esce fuori un paradosso, se vogliamo, perché una estremizzazione della tecnica potrebbe portare alla distruzione della natura e quindi è come se all'interno della natura umana, quindi della natura stessa, ci sia una tendenza e una legge naturale volta a distruggere la natura stessa. E questo mi sembra messo molto bene in luce all'interno del film di Nolan, anche da come ha messo in luce che la creazione della bomba atomica fosse sostanzialmente un qualcosa di inevitabile, perché era una vera e propria corsa contro il tempo, contro i tedeschi. Ragion per cui infatti io non credo, come molti hanno fatto notare, che sia una critica al sistema americano, ma credo che la critica principale, la questione principale riguardi proprio tutto l'essere umano, che siano americani, tedeschi o russi. Ma se questo è il tema generale di sottofondo, c'è un tema ancora più specifico, che secondo me è perfettamente rappresentato da una scena cardine del film, quella che io definirei lo snodo principale del film. Parlo di quella scena, spero la ricordiate, in cui Oppenheimer osserva le due bombe atomiche, quindi le sue creazioni, allontanarsi sopra dei carri dell'esercito. Quella scena è fondamentale perché evidenzia in maniera perfetta come il tema non sia solo il tema della tecnica, ma sia una sottocategoria, potremmo dire, di questo tema, ancora forse più importante ai giorni nostri, ovvero i rapporti tra la tecnica e la politica. Non a caso all'inizio del video dicevo di essere felice appunto di poter trattare questo tema, di avere il pretesto per farlo, perché credo che segni tantissimo la nostra contemporaneità. Contemporaneità che molto spesso si macchia di una sorta di fede nella scienza, e quindi di un atteggiamento, se vogliamo, antiscientifico nei confronti della scienza, il che è anche paradossale. Il problema pratico al riguardo è che soprattutto quando ci sono interessi importanti a livello economico, ideologico, politico e in generale di potere, potremmo dire, le teorie scientifiche rischiano di essere fortemente strumentalizzate, come il caso appunto della bomba atomica. È un qualcosa che spiega molto bene Vincenzo Ferrone nel suo Il mondo dell'illuminismo, che è un libro che consiglio a chiunque, in particolare nel capitolo ottavo. In questo capitolo Ferrone fa notare, riassumendo, che a livello temporale molto spesso le teorie scientifiche non arrivino prima dell'ideologia dominante, ma sia l'ideologia dominante a cercare conferma e legittimazione all'interno delle ricerche scientifiche. L'esempio molto calzante ed esemplificativo portato da Ferrone all'interno del suo libro è quello dello schiavismo dei neri. Ferrone fa notare come alcune teorie scientifiche non sono nate prima dell'inizio dello schiavismo dei neri e quindi il rapporto temporale non è stato abbiamo casualmente scoperto attraverso la scienza che i neri siano inferiori e quindi qualcuno poi alla fine si è regolato in modo tale da schiavizzarli. Ma al contrario, queste teorie melenze sono venute fuori soltanto quando lo schiavismo era già lo status quo, era già quindi parte dell'ideologia dominante
e quello status quo aveva bisogno di legittimarsi e confermarsi e soprattutto difendersi dagli attacchi di coloro i quali erano contrari. Un altro caso simile a livello storico, sicuramente più vicino ad Oppenheimer rispetto alla tratta degli schiavi, sono le strambe ricerche dei nazisti volte a dimostrare l'inferiorità degli ebrei. Anche lì quella ricerca scientifica serviva a legittimare delle scelte di potere, della serie guardate, queste teorie scientifiche dimostrano che noi siamo nel giusto, ma queste teorie scientifiche sono arrivate soltanto dopo, non prima. Oppenheimer perciò dovrebbe farci riflettere su una tecnica che al giorno d'oggi è ancora più distruttiva, ma risulta ancora più pericolosa perché si ritrova nelle mani di un sistema fondato sull'avidità e sulla violenza, e su quanto un ricercatore possa essere veramente libero in un contesto simile. Perché come sappiamo, i ricercatori scientifici, soprattutto in Italia, non è che navighino proprio nell'oro, e se già pochi finanziamenti alla ricerca, di carattere sia pubblico che privato, arrivano soltanto quando ci sono degli interessi o commerciali o comunque di potere in generale da legittimare, beh, è un po' problematica la situazione. Ma c'è un altro tema che è sempre strettamente legato alla scena delle bombe atomiche che si allontanano sui carri, ed è un tema che diventa ancora più evidente con il successivo dialogo tra Oppenheimer e il generale Groves sulla falsariga del "vengo anch'io, no, tu no". E quindi quando il generale con poche frasi fa capire a Oppenheimer: "Guarda che adesso quello che dovevi fare tu l'hai fatto, adesso ce ne occupiamo noi, è roba nostra". Da qui possiamo ragionare sul vero movente del fisico statunitense. Si rende manifesto infatti che non sia la curiosità scientifica, non sia il patriottismo, non sia la volontà di ricercare una pace attraverso la fine della guerra, ma sia semplicemente il suo ego che si ritrova completamente ferito, soprattutto quando deve osservare la propria creazione andar via, quindi fuggire dal proprio controllo. E vediamo quindi Oppenheimer quasi come un bambino a cui viene tolto il proprio gioco. Ecco perché Nolan ci parla anche dell'ego dello scienziato e quindi della volontà di potenza di un ricercatore che non riesce a chiedersi: ma quello che sto facendo lo ritengo davvero valido perché lo sto facendo io o perché è realmente valido di per sé? Certo, è una domanda davvero davvero difficile. A riguardo, ad esempio, c'è quella che Freud definisce la regola aurea di Darwin, ovvero l'annotarsi con particolare cura soprattutto le osservazioni che appaiono sfavorevoli alla propria teoria, perché sono quelle che vengono più facilmente dimenticate durante una ricerca scientifica. L'essere umano, infatti, ha necessità assoluta dell'oblio per andare avanti, ma tende a dimenticare soprattutto quegli elementi che lo farebbero inciampare nei propri fini. In definitiva, quindi, la figura di Oppenheimer che ci restituisce Nolan è la figura di un uomo in costante lotta con il proprio io. E arriviamo allora a quello che ho definito il vero eroe del film, quello che in teoria dovrebbe sovrastare la figura di Oppenheimer. Parliamo di Einstein. Einstein che rappresenta lo scienziato filosofo, lo scienziato saggio, che ha capito fin da subito la pericolosità insita all'interno della fissione nucleare. Einstein che è andato oltre il proprio io, che ha saputo disinnescare quindi questa tendenza ad averne sempre di più, a potenziarsi sempre di più. Einstein nel film di Nolan diventa l'ennesimo profeta non ascoltato da Gerusalemme, l'ennesimo profeta che parla della verità ma non trova abbastanza orecchi disposti ad ascoltarlo. Ed ecco che per tutto il film risulta una presenza ingombrante, di sottofondo, una figura apparentemente marginale, quasi sbeffeggiato, come quando Oppenheimer sostiene che non sia il più grande scienziato del mondo, ma sia semplicemente stato il più grande scienziato del proprio tempo, della serie ormai passato il tempo, passato lo scienziato. E quindi in conclusione il film di Nolan ci permette di ragionare intorno ai rapporti tra la politica e la scienza, soprattutto facendo notare come il pericolo non sia la tecnica in sé, ma una tecnica strumentalizzata ai fini degli interessi economico-militari e soprattutto poi degli istinti più bassi dell'umanità.
Siamo arrivati alla fine del video, spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, non dimenticate di mettere mi piace, ma soprattutto fatemi sapere se avete già visto il film e cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, iscrivetevi al canale, si tratta di un semplice click, però in questo modo potete sia aiutare il canale, sia rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Noi ci vediamo nel prossimo video, sempre qui su Etica Artistica. Ciao!